Fratelli del Verde, buongiorno. Oggi andiamo a girare un video un po' particolare. Andremo a parlare di un'erbaccia, chiamiamola così, che in genere andiamo a strappare. Eccola qua, si chiama portulaca, è una pianta invasiva perché la troviamo nell'orto, soprattutto vicino ai pomodori. La troviamo però crescere anche nei vasi, la troviamo un po' ovunque e si va a strappare. Oggi andremo invece a vedere questa pianta, quante proprietà ha questa pianta e quindi possiamo farne anche un consumo, essendo anche molto buona da cucinare in vari modi. Adesso andiamo a vedere quali proprietà ha la portulaca. Ecco, allora innanzitutto andiamo a vedere dove la si trova la portulaca. Come vi ho detto in precedenza, di solito dove vi sono i pomodori. Andiamo a vedere, guardate qui, se si fa un po' di attenzione, qui adesso non fate caso alle erbacce che ho, eccole qua, vedete, questa è già una portulaca ed è cresciuta proprio vicino ai pomodori. Guardate, se ci si sposta un attimino e si guarda, vedete che la troviamo, è proprio vicino al pomodoro, la richiama molto. Ma se ci spostiamo di un po', io adesso faccio qualche passo per il giardino, venite con me, guardate come cresce. E soprattutto viene anche vista male quest'erba perché, eccola qua, vedete, è strisciante. E quando striscia, guardate qui com'è generosa. Adesso ve la faccio vedere in tutta la sua forza. Guardate qui, qui si può fare un'ottima insalata. Basta prendere, asportare la parte che desideriamo mangiare e dopo andremo a vedere appunto in che modi cucinarla. Quindi fate caso, adesso ve lo faccio proprio vedere da vicino. Guardate queste foglie, sono foglie diciamo anche carnose, un po' come le piante grasse. Facendo parte della famiglia delle piante grasse, si presenta così. La trovate anche con dei fiorellini gialli di solito e molto bella anche da vedere e anche ornamentale se vogliamo. Ma è cresciuta addirittura anche qui in un vaso di fragole, vedete, vi era la fragola e lei si è appropriata dello spazio. Ecco, adesso andiamo a vedere cosa si può fare appunto con la portulaca, soprattutto come possiamo consumarla. Allora, cominciamo con il dire che della portulaca praticamente si mangia tutto. Allora, ottime sono le foglie, le possiamo prendere appunto, staccare e mettere in insalata. Questo si può fare in insalata. Come avete visto, appena ho toccato la pianta ha rilasciato, adesso ve lo faccio vedere, una moltitudine, guardate quanti ce n'è, di questi semi che escono appunto da questi fiorellini gialli. Vedete, è piena praticamente di questi semi. Guardate quanti ce n'è. Questi semi rilasciano un sapore simile all'aceto, quindi sono molto buoni anche loro. Quindi i semi si mangiano così come si mangiano i fiori, e i gambi che noi otteniamo nel momento in cui andiamo a ripulire la pianta, ecco, anche questi si possono mettere nelle insalate, essendo molto fini si possono tagliare, posso assicurare che sono molto buoni. Alcuni fanno macerare anche i gambi in un vasetto. Devo essere sincero, non ho mai provato. Altro impiego che si può fare della portulaca è quello proprio di farli lessare, come si fa, così come farli bollire, così come si fa con gli spinaci. Quindi possiamo farli bolliti, possiamo farli in insalata, possiamo farli addirittura appunto macerare. È molto buono. Io ero anche un po' scettico all'inizio, avevo letto di queste cose in internet, ho detto, ma sarà una cosa che fa bene ma non sarà così buona. Invece posso assicurarvi che è veramente molto molto gradevole. Quindi ecco, cominciamo subito a dire quelle che possono essere le controindicazioni, poi vi dirò i benefici. Perché dico questo? Perché somministrata in grandi quantità può avere delle controindicazioni. Oltre non si sconsiglia l'uso superiore ai 70 grammi, quindi insomma stiamo parlando di comunque di grandi dosi. Perché? Perché contiene l'acido ossalico. L'acido ossalico è presente in altre verdure, come potrebbero essere i cavoli, come potrebbero essere le bietole, gli spinaci. Ecco, questo acido ossalico potrebbe portare nel tempo, aumenterebbe il rischio, se soprattutto una persona non beve molto, della formazione di calcoli. Questo è
fra tutte l'aspetto diciamo più negativo, però ripeto, bisogna anche tenere presente che è presente appunto negli spinaci che noi mangiamo quotidianamente, nei cavoli, nelle bietole e mai ci preoccupiamo di questa cosa, però è giusto dirlo, visto che è un video, è giusto dire anche queste cose. Tutte le altre sono, poi vi sono altri aspetti comunque da tenere presente, però la cosa principale è questa. Gli aspetti invece positivi della portulacca sono veramente infiniti. Diciamo che possiamo iniziare con il fatto che, ve ne dico qualcuno così alla rinfusa, abbassa il colesterolo e questo è molto importante. Aiuta la vista. Gli omega 3 che tanto fanno bene nella nostra dieta, presenti nel pesce, ecco, per chi come il sottoscritto non ama il pesce possono essere una valida alternativa. Sicuramente quelli del pesce rimangono assolutamente la fonte migliore di omega 3 che noi possiamo andare appunto a reperire, però appunto per chi non mangia il pesce, quelli presenti nella portulacca sicuramente rappresentano un valido aiuto. Quindi omega 3, abbiamo detto anche che aiuta la vista, ma soprattutto ecco una cosa interessante per chi è perennemente a dieta. Mangiare la portulacca, pensate, per 100 grammi, che sono superiori a quella dose appunto che ho consigliato, quindi se stiamo sui 70 grammi rappresenta su per giù circa poco più di 10 calorie, quindi per 70 grammi mangiati di questa buona pietanza noi portiamo a casa solo 10 calorie, praticamente nulla. La portulacca è ricchissima di potassio e magnesio, vi sono anche delle proprietà antiossidanti, visto che è ricca di vitamine A e C, e soprattutto anche dei potenti carotenoidi che aiutano, sono quelli che praticamente aiutano a distruggere i radicali liberi, quelli che danneggiano le nostre cellule e portando via via sappiamo a quali conseguenze. Vi è anche, adesso ve ne dico qualcun altro così, per chi ama la pelle bella, la portulacca porta nel tempo a rendere la pelle più sana e soprattutto luminosa, quindi abbiamo una bella pelle, una pelle lucente. E dulcis in fundo, vi dico l'ultimo che le racchiude un po' tutte, diciamo che aiuta a rafforzare il sistema immunitario, quindi questa è una gran bella cosa, perché rendendoci anche più forti di fronte alle malattie ci dà veramente una grande mano. Io adesso ve ne ho elencati qualcuno, se volete approfondire meglio sulle molteplici proprietà e soprattutto su molteplici benefici che si ottengono mangiando quotidianamente, inserendo nella propria dieta quotidiana la portulacca, in internet trovate di tutto e di più. Io vi saluto, vi invito a mettere come sempre un bel mi piace, fateci sapere se avete provato magari in un'insalata questa bella, chiamiamola erbaccia, perché viene considerata così, e diteci com'è andata. Ciao e alla prossima!